Buongiorno amici, continuiamo con il fascismo, con la nostra storia del fascismo in Italia. Questa è, se non sbaglio, la sesta videolezione e io dovrei registrare questa videolezione con l'aiuto della mia gattona Sofì, che però come al solito non vuole aiutarmi in queste videolezioni. Vedete com'è bella questa gattona, guardate, guardate che bello sguardo che ha. Vabbè, non vuoi aiutarmi, non vuole stare con me neanche questa volta e allora io non voglio forzare il mio bellissimo gatto. Forse vuoi andare a mangiare? La lasciamo andare. Quanti peli mi ha lasciato Sofì, tantissimi. Allora andiamo avanti. Abbiamo visto nella scorsa lezione il primo dei due grandi elementi con cui Mussolini ottiene consenso, ovvero i patti lateranensi. Il concordato, i patti lateranensi, l'accordo con la Chiesa Cattolica. La seconda modalità con cui il fascismo ottiene il consenso è la gestione del tempo libero, come abbiamo anticipato appunto nella precedente lezione. Il tempo libero degli italiani viene occupato a forza militarmente dal fascismo. Il fascismo organizza tante attività, anche ludiche, che attraverso associazioni statali gestite dal fascismo vengono organizzate tante attività. Questo implica anche la militarizzazione del tempo libero. Il tempo libero viene utilizzato per indottrinare gli italiani, per legarli al regime fascismo. C'è uno sfruttamento del tempo libero, si creano tutta una serie di associazioni ricreative di Stato. Il fascismo fonda una serie di associazioni che devono gestire il tempo libero, in cui gli italiani sono obbligati ad iscriversi. Gli italiani, spesso anche i bambini, sono all'interno di queste associazioni che permettono agli italiani di fare cose che non avrebbero potuto fare perché non avevano i soldi per farle, non avevano la possibilità, e quindi li organizza lo Stato. Le associazioni hanno nomi che sono rimasti famosi, sono divise in associazioni maschili e associazioni femminili, non si mettono insieme maschi e femmine, sono divise spesso queste associazioni per età. Quando sei piccolo piccolo, allora sei un balilla, l'associazione dei balilla. Quando cresci diventi un ragazzino, diventi un figlio della lupa e così via. Per ogni età, maschi e femmine, si entra obbligatoriamente in queste associazioni. Balilla dai 6 ai 16 anni. Queste associazioni appunto si chiamano balilla quando sei più piccolo, poi per le donne ci sono le giovani italiane. È inutile parlare di tutti i nomi di queste associazioni, magari le trovate facilmente. Queste associazioni cosa fanno? Primo, indottrinano gli italiani, cioè l'intento di queste associazioni è venerare il duce, spiegare la vita del duce, insegnare agli italiani ad adorare il duce, si spiega loro tutto ciò che il fascismo sta facendo di buono. C'è un indottrinamento di tipo nazionalistico, si fanno le sfilate, c'è il famoso sabato fascista. Fa piacere a tutti i ragazzi, perché il sabato mattina non si va più a scuola. Questo è il famoso sabato fascista. Cosa si fa? Si sfila in uniforme con la divisa nera di Orbace. Questo Orbace era una lana particolare che veniva da alcune pecore che si trovano in Sardegna. Si sfila con queste divise nere, la camicia nera è uno dei simboli del fascismo. In ogni città, in ogni villaggio il sabato mattina si fa una parata militare e c'è l'oratore fascista che parla e i bambini che fanno questa parata militare si divertono, sono vestiti tutti uguali. Questo sarebbe la concezione proletaria e socialista del fascismo. Tutti sono uguali, ricchi e poveri, figli dei ricchi, figli dei poveri, figli di professionisti, tutti marciano gli uni accanto agli altri. Anche i figli degli operai, dei contadini marciano con la stessa uniforme, non c'è nessuna gerarchia, devono fare amicizia tra loro, fanno delle vere e proprie parate militari. E poi che fanno di fronte al palco dove ci sono le autorità, o alle gradinate dove ci sono i genitori che guardano compiacenti i loro figli? I ragazzi fanno delle attività ginniche.
Il sabato fascista che si fa? Ci si veste con una tuta da ginnastica e si fa ginnastica, la ginnastica dei bambini, dei ragazzi. La ginnastica nel corso del tempo diventerà sempre più militaristica, prodromica alla guerra. Queste associazioni gestiscono il tempo libero, ma soprattutto negli anni 30, quando il fascismo aumenta le sue operazioni belliche, quando il fascismo diventa sempre più espansionistico, queste associazioni diventano sempre più militarizzate, in cui i ragazzi vengono gestiti in base ad una gerarchia, in base a degli usi di tipo militare, mentre la ginnastica delle donne è un pochino più lieve. Però ricordate, bambini poveri, che le attività sportive, le attività ginniche, le palestre non sarebbero esistite. All'epoca non si faceva niente di tutto questo. Anche i bambini poveri hanno questa opportunità, preparano la danza, la ginnastica, le sfilate e sono tutti contenti, vestiti tutti uguali, contenti di marciare o di fare ginnastica. Ma non è finita qui. Quando si diventa più grandi ci sono altri tipi di associazioni, per esempio i GUF famosi, è la Gioventù Universitaria Fascista. C'è un'associazione anche per gli universitari. In seguito tutti questi gruppi, tutte queste associazioni saranno unificate in un unico acronimo, in un'unica organizzazione che si chiama GIL, Gioventù Italiana del Littorio. Non facevano solo i saggi ginnici al sabato mattina, il sabato fascista invece di andare a scuola, facevano tantissime altre cose, si organizzavano partite di calcio o di altri sport, facevano sport. Immaginate tantissime famiglie che non potevano permetterselo, potevano solo sognare fino allora che i figli facessero sport, lo facevano gratuitamente all'interno di queste associazioni, si divertivano, facevano attività fisiche, però contemporaneamente queste attività erano finalizzate all'indottrinamento. Si facevano sempre marce militari, prima della partita di calcio c'era il gerarca fascista che parlava, inneggiava Mussolini e così via, c'era l'alzabandiera, le canzoni fasciste, sport, moltissimo sport, ma anche per esempio vacanze, le famose colonie estive. Colonie, i bambini poveri che non potevano permettersi nulla venivano mandati, ancora adesso esistono e si chiamano così, colonie, venivano mandati in colonie, in località di villeggiatura al mare, in montagne, anche in regioni molto lontane da casa propria, conoscono tanti altri bambini al mare, in montagna. Poi i cosiddetti treni popolari. Molti popolari non si erano mai mossi dal proprio villaggio, dalla propria cittadina, si organizzano dei treni popolari a prezzi bassissimi, spesso di notte, per permettere agli italiani di visitare Roma, Venezia, Napoli, Milano. Di notte vengono fatti viaggiare questi treni popolari e quindi turismo all'interno dell'Italia, sempre gestito da queste associazioni. Tutte queste cose danno un enorme consenso al fascismo. Il fascismo gestisce il tempo libero degli italiani, il fascismo lo gestisce facendo fare sport, facendo fare turismo, la cultura, il cinema, ti danno i biglietti gratis per andare al cinema, quindi molto abile Mussolini nella gestione del tempo libero. Io ti riempio il tempo libero, lo uso anche per indottrinarti, per fare propaganda. La gestione del tempo libero è strettamente legata alla capillare propaganda fascista che vedremo tra poco, ma la maggior parte degli italiani erano contenti di fare questo. Per gli adulti l'associazione si chiamava Opera Nazionale Dopolavoro. Si organizzavano soprattutto partite di pallone o tantissime altre attività, soprattutto sportive per gli adulti. Ogni adulto per forza doveva iscriversi all'associazione dopolavoro, anche se non era universitario, perché in questo caso doveva iscriversi anche ai GUF. Si organizzavano tantissime attività, cinema, teatro, ma soprattutto partite di calcio e altre attività sportive. Quindi attraverso
questo molto furba gestione del tempo libero, il fascismo ottiene un consenso enorme all'interno delle masse. Già dalla fine degli anni 20 queste cose sono totalmente operative. 29 si firmano i patti lateranensi con la Chiesa, ma negli anni 20 già funzionano queste associazioni di gestione del tempo libero, organizzate, come vi ho detto, anche militarizzate, utilizzate per la propaganda. Una cosa mi è sfuggita: non solo Mussolini ottiene il prestigio e il vanto di essersi accordato con la Chiesa, con Pio XI, mentre i governi liberali precedenti non erano riusciti a farlo. Pio XI addirittura in questa occasione, firmando il concordato, chiamerà Mussolini l'uomo della provvidenza. La Chiesa non solo firma il concordato con Mussolini, ma la Chiesa attraverso il suo massimo rappresentante Pio XI, la Chiesa sancisce in maniera chiara la sua preferenza per la dittatura e non per un regime parlamentare. Pio XI dice la famosa frase: Mussolini è l'uomo che la provvidenza ci ha mandato, quello che risolve i problemi senza aver bisogno degli impacci del Parlamento, quelle inutili procedure burocratiche. Pio XI dice letteralmente questo, non si limita a firmare il concordato, a farlo firmare dal suo segretario di Stato. La Chiesa, firmando i patti lateranensi, esprime in maniera chiara, aperta, la propria simpatia per un regime politico di stampo dittatoriale, nazionalista di destra, a preferenza di un regime politico democratico e parlamentare. Pio XI dà una sanzione, dà una benedizione a Mussolini, come se dicesse: cattolici, seguite Mussolini. A me dispiace se magari non riesco a elencare tutte queste cose in maniera ordinata, precisa. Certo, queste dichiarazioni di Pio XI avrei dovuto riferirle nella scorsa lezione, quando abbiamo parlato del concordato, però ci sono moltissime cose sul fascismo, sulla storia dell'Italia negli anni 20, negli anni 30, e non sempre è facile incasellarle e in ordine. A volte mi sfugge qualcosa, magari la recupero successivamente. Parliamo un po' meglio della propaganda e dell'indottrinamento del fascismo. Abbiamo visto la propaganda e l'indottrinamento attraverso la gestione del tempo libero. Guardate che questa è una cosa che a livello di aziende di Stato ha continuato a esistere anche nell'Italia repubblicana. Propaganda e indottrinamento, e abbiamo visto che questo programma di propaganda e indottrinamento attraverso la gestione del tempo libero assicura a Mussolini e al regime fascista il consenso di moltissimi italiani. Gli italiani erano ben contenti di sfilare con le uniformi fasciste, di ottenere dallo Stato la possibilità di fare sport, di andare al cinema, di fare dei viaggi e così via. Queste opportunità venivano date in particolare a coloro che lavoravano per le aziende statali. Voi forse sapete che anche oggi, o forse fino a poco tempo fa, i figli dei dipendenti dell'INPS o dell'Enel o dell'INPDAP, tutte queste aziende assistenzialistiche statali che sono state appunto create dal fascismo, i figli dei dipendenti dell'INPS, dell'ENPAS, dell'INPDAP, dell'Enel, hanno la possibilità di avere dei viaggi a prezzo fortemente scontato anche all'estero. A qualcuno di voi sarà capitato di imbattervi, no? in queste cose. Sono appunto cose che nascono con il fascismo, e quindi la gestione del tempo libero è un altro elemento dello statalismo fascista. Come abbiamo visto, il fatto che il fascismo tenga a gestire tutto, quindi lo statalismo, il dirigismo, l'intrusione dello Stato anche negli hobby, nel tempo libero degli italiani. Quindi si tratta di una delle tante manifestazioni dello statalismo
fascista, del controllo da parte dello Stato nei confronti del cittadino. Questa è una caratteristica negativa, intendo dire lo statalismo, che poi resterà anche nell'Italia repubblicana. Voi credete per caso che il fascismo viene sconfitto, la seconda guerra mondiale viene persa e con la nuova Costituzione, la Repubblica Italiana, i nuovi partiti si inauguri un corso completamente opposto rispetto al fascismo? Non è così. Molto spesso, in molti casi, c'è continuità, continuismo tra fascismo e Repubblica Democratica. Io non dico questo per giustificare il fascismo, non sto dicendo che la Repubblica Democratica che ci ha portato la libertà possa essere in qualche modo equiparata al fascismo. Io penso che la Repubblica Democratica, il sistema liberale successivo alla seconda guerra mondiale sia molto più apprezzabile del fascismo, quindi non equivocatemi. Però moltissimi malvezzi, soprattutto moltissimi difetti dell'Italia, soprattutto moltissime storture stataliste dell'Italia, dello statalismo che impedisce la libera iniziativa del singolo, sono rimaste nella Repubblica Democratica perché noi le abbiamo eritate dal fascismo. Tu sei povero, tu hai uno stipendio molto basso, non puoi permetterti, in base alle tue forze, di fare dei viaggi, di andare a cinema, di andare al teatro, di fare sport, e tutte queste cose che succede te le dà lo Stato, però te le dà in cambio del fatto che tu abbia una sottomissione, una venerazione nei confronti dello Stato. Anche il sistema, delle raccomandazioni, delle conoscenze di qualche politico necessarie per trovare un lavoro, per fare carriera, inizia all'interno del fascismo ed è poi continuato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica Democratica dopo la seconda guerra mondiale. Pensate che la tessera del partito fascista, del partito nazionale fascista, del PNF, veniva chiamata la tessera del pane. Cioè, perché la tessera del pane? Perché tu ti iscrivevi al Partito Nazionale Fascista e in cambio mangiavi, in cambio lavoravi, in cambio venivi assunto, in cambio avevi una raccomandazione, d'accordo? Quindi lo statalismo fascista porta a questo, cioè al fatto che le masse, come sarà nell'Italia repubblicana, scoprono la politica come modo per vivere, come modo per trovare un lavoro, cioè scoprono la politica come un fattore puramente assistenziale che serve per trovare lavoro, per avere una pensione, per avere un'agevolazione, per avere il pane. L'irreggimentazione delle masse da parte del fascismo farà sì che le masse assumeranno questa mentalità che poi è rimasta, è restata, si è perpetuata fino a noi. Io partecipo alla politica, io prendo la tessera di un partito, in cambio ne ho qualcosa di utile. La tessera del partito fascista veniva chiamata la tessera del pane, quindi il sistema di nepotismo, di raccomandazioni, di conoscenza, la politica non come fatto ideale, ma la politica per avere qualcosa di tangibile in cambio, che è una cosa che è rimasta purtroppo nell'Italia fino a noi. È un classico assistenzialismo malato che è arrivato fino a noi e che però ovviamente è nato all'interno del fascismo. Quindi volevo sottolineare anche questo elemento. Adesso vediamo meglio come il fascismo riusciva a controllare la censura o i mezzi di informazione, li chiameremo oggi i media o i media per i puristi del latino, i mass media o mass media. Controllare i mezzi di informazione, controllare anche la cultura, i giornali, il cinema, la radio, i libri,
i libri scolastici, viene introdotto il testo unico, adesso gli insegnanti possono scegliere tra tanti testi diversi, il fascismo invece impone un unico testo per tutte le scuole d'Italia, per ogni materia un testo fascista, ovviamente di propaganda. Immaginate i testi di storia, si insegnava una storia completamente falsificata, nazionalistica, che spingeva all'odio nei confronti degli altri popoli, che incensava invece la storia degli italiani, oppure nei testi di storia vi era il razzismo nei confronti di popoli considerati inferiori, il famoso testo unico nelle scuole elementari, quindi la propaganda e l'indottrinamento si fa anche nelle scuole, gli insegnanti li sceglie il regime, gli insegnanti sono costretti a iscriversi al partito e a giurare fedeltà al partito, se no perdono la cattedra. La propaganda fascista, in realtà tutti e tre i totalitarismi del Novecento, fascismo, nazismo, stalinismo, comunismo dell'Unione Sovietica, utilizzano il partito unico, il totale controllo dello Stato sulla società per fare propaganda. Prima di tutto, i giornali vengono completamente asserviti al fascismo. I direttori dei giornali vengono nominati da Mussolini, dal regime fascista. I singoli giornalisti devono scrivere quello che il fascismo vuole. Non può esistere un giornale di opposizione, un giornale libero. I giornali restano gli stessi, con gli stessi nomi: il Corriere della Sera, la Stampa di Torino, il Secolo XIX di Genova. I giornali che già esistevano diventano fascisti e scrivono solo quello che il fascismo vuole. Si tratta di notizie controllate, artefatte, notizie false, noi oggi diremmo fake news, oppure notizie di esaltazione del governo, notizie di propaganda. I giornali vengono completamente asserviti, ci sono delle direttive che non si possono disattendere. Per esempio, sembra che non si suicidi più nessuno in Italia. La gente continua a suicidarsi durante il fascismo, ovviamente, ma era totalmente vietato parlare di casi di suicidio. Qualunque giornale prendete, in qualunque anno del fascismo, non viene mai data una notizia di qualcuno che si è suicidato, così anche come episodi di cronaca nera vengono spesso censurati, così come tante altre cose, notizie non vengono date. Le notizie sono sempre e solo ottimistiche: la produzione del grano aumenta, i cittadini guadagnano di più e così via. Magari non è vero, ma vengono sempre date notizie ottimistiche che mettono di buon umore gli italiani, che li spingono a dare consenso al fascismo, a vedere il regime fascista in maniera positiva. I treni arrivano sempre in orario, quando c'era lui i treni arrivavano in orario, ma se anche succede che un treno arrivi in ritardo, certo tu non la troverai questa notizia sul giornale. Se c'è una collisione tra due treni e muoiono delle persone, questa notizia sul giornale non la trovi, e così via. Come fa il fascismo a controllare i giornali in maniera più precisa, giorno per giorno, dire ai giornali che cosa devono pubblicare e che cosa no, come lo devono scrivere? C'è un'agenzia di stampa asservita al fascismo, che è l'agenzia di stampa Stefani. Cosa fa l'agenzia di stampa Stefani? Fa arrivare ai giornali delle veline, non sono le veline nel senso delle belle ragazzotte di Striscia Notizia, ma anche le veline di Striscia Notizia, molti non se lo ricordano, hanno preso il nome dalle veline mandate ai giornali. Perché cos'è Striscia Notizia? No? Su Canale 5 è un telegiornale satirico, no? Inizialmente, non so se lo fanno anche adesso perché non lo guardo quel programma, le veline, queste ragazze facevano degli stacchetti e poi consegnavano delle veline, cioè dei pezzi di carta velina, ai conduttori del TG satirico, che ironicamente leggevano. Come faceva il fascismo? Il fascismo mandava le veline, cioè dei fogli di carta velina, ad ogni giornale in cui c'erano scritte le cose che il giornale doveva assolutamente dire o scrivere oppure non scrivere, spesso in uno stile stringato, futuristico. Carnera, primo Carnera, grande pugile italiano, aveva conquistato il titolo dei pesi massimi, successivamente lo perde, viene messo al tappeto, viene sconfitto da un altro pugile, viene data la notizia, ma arriva la velina ai giornali con scritto: non pubblicare foto di Carnera a terra, cioè Carnera era stato
messo knockdown, è stato messo al tappeto dall'altro pugile, aveva perso il titolo del mondo, però date la notizia, però non pubblicate foto di Carnera a terra per non deprimere gli italiani. Diciamo che è stato sconfitto, ma non lo mostriamo al tappeto, perché così non lo mostriamo quando è caduto, quando è andato KO, così salvaguardiamo il mito di Primo Carnera. C'è per esempio una conferenza tra Germania, Italia, Francia e Inghilterra, magari arriva una velina ai giornali che dice minimizzare il discorso del primo ministro inglese. I giornali capiscono, scrivono quello che ha detto il rappresentante francese, il rappresentante tedesco, il rappresentante italiano, ma del discorso del rappresentante inglese quello lo riducono a poche parole. Sono delle istruzioni precise su ogni tipo di avvenimento, come trattarlo, su qualunque cosa, le famose veline che arrivano ai giornali. L'agenzia Stefani poi fu sostituita dal famigerato Minculpop. Questo è un altro acronimo in stile Orwell 1984. Che cos'è il Minculpop? Ministero della Cultura Popolare, però in realtà gestiva la censura. Ministero della Cultura Popolare. Il fascismo futuristicamente, come ho già detto, usa degli acronimi in cui condensa più parole, sono delle abbreviazioni, l'inizio di più parole, in modo da far perdere il significato originario. Ministero della Cultura Popolare, ma se la gente si esprime in maniera aperta, dice Ministero della Cultura Popolare, se si pronunciano in maniera aperta queste parole, la gente potrebbe pensare, ma questo si deve occuparsi di cultura, favorire la cultura. Siccome tutti sanno che non è proprio così, meglio lasciar perdere la parola cultura e la parola popolare. Mussolini e i suoi amici lo fanno apposta, come ho già detto un'altra volta, onomatopeicamente creano dei nomi che significano, che rimandano a qualcos'altro attraverso un'assonanza. Cosa pensate voi quando pronunciate Minculpop? Magari Inculpop, minculcare, altro che Ministero della Cultura, è il ministero che inculca, inculcare, cioè imporre delle idee, indottrinare. E questo l'effetto sonoro che voleva Mussolini. Minculpop, oppure pensate a polpetta, inculcare delle polpette, dare delle polpette a dei cani, oppure inculpop, pensate anche a qualcos'altro che non posso dire. Ma non è un caso, è fatto apposta, capite? È proprio ciò che i fascisti volevano che si pensasse. Ricordate, ho fatto già un altro esempio, la polizia segreta, quella che corrisponde all'NKVD di Stalin o alla Gestapo di Hitler, si chiama Ovra, che rimanda alla parola piovra. Non sto scherzando quando vi dico che nessuno sapeva cosa significasse Ovra. Non si sa, Mussolini si inventa Ovra, ci sono varie interpretazioni su cosa significhino le iniziali di Ovra. Sembra incredibile, un acronimo che non ha neanche un vero significato ufficiale. Cosa fa questo Minculpop, Ministero della Cultura Popolare? Controlla tutta l'informazione e la piega alla propaganda. Un altro strumento di propaganda è un nuovo media, naturalmente, un nuovo medium, è stato inventato da poco, all'inizio del Novecento, il cinema. Il Minculpop controlla, attraverso anche la polizia segreta, l'Ovra, controlla il cinema, la cultura. Ci sono 2 giovani napoletani, anzi 3, c'è anche una sorella, fanno molto ridere, sono dei comici a Napoli, i fratelli De Filippo. Si dice che siano comunisti, infatti i fratelli De Filippo non sono mai stati fascisti, erano di sinistra, sono sospetti, vengono controllati. Alle prove delle loro recite a teatro vengono mandati degli infiltrati, delle spie che fanno finta di essere degli attori, o meglio, sono dei veri attori che in realtà sono spie, che devono riferire: per caso De Filippo ha fatto qualche battuta in privato contro Mussolini. Tutti vengono spiati, gli attori di teatro, di cinema. La satira al regime non la puoi fare apertamente a teatro, a cinema, con delle canzoni, è tutto controllato, e molto spesso il regime produce
degli spettacoli teatrali, delle canzoni o dei film che servono a fare propaganda, film di regime, finanziati e diretti proprio dallo Stato, con registi che sono fantocci dello Stato, film di propaganda come il famoso Scipione l'Africano. Viene fatto un colossal, si chiama Scipione l'Africano, ricordate il generale che sconfigge i cartaginesi? Guarda caso l'attore che interpreta Scipione l'Africano è pelato, è calvo e somiglia in tutto e per tutto a Mussolini, capite lo sfruttamento della romanità in chiave di propaganda, come ha fatto Stalin con il film Ivan il Terribile, in cui Stalin veniva implicitamente identificato con Ivan il Terribile che sconfisse i tedeschi. Allo stesso modo Mussolini viene, attraverso un attore che gli somiglia, identificato come l'antico eroe romano Scipione l'Africano, che conquistò pezzi di Africa sconfiggendo Cartagine in Tunisia, così come il fascismo voleva conquistare o stava conquistando pezzi di Africa con le guerre coloniali che stava facendo. Quindi film di vera e propria propaganda. C'è da dire che qualche libertà in più c'era rispetto al regime nazista. Il regime nazista lì erano proprio film sputati di propaganda, invece nel fascismo qualche minima libertà c'era. Vi erano anche registi non del tutto schiacciati dalla propaganda del regime, come Camerini, nomino soltanto uno, Camerini. Camerini faceva dei film in dialetto, facendo vedere la povera gente. Il fascismo, forse lo sapete, odiava il dialetto, reprimeva totalmente il dialetto, così come le lingue straniere, come la lingua tedesca in Alto Adige e così via. Però il fascismo, su questo è stato detto, è un elemento di modernizzazione. Il fascismo rende importante il cinema italiano. Cinecittà sono stabilimenti che ancora esistono, stabilimenti cinematografici, grandi teatri di posa con grandi ricostruzioni, palazzi, si trovano a Roma. A Cinecittà venivano girati dei film anche molto costosi, dei colossal, persino gli americani, Hollywood, andavano a Cinecittà a girare i loro film, quindi grande successo del fascismo con l'istituzione degli stabilimenti cinematografici di Cinecittà a Roma, ma poi il Festival di Venezia, che ancora esiste, il Festival cinematografico di Venezia. Non c'erano festival cinematografici in Europa, il primo lo inventa Mussolini, il Festival di Venezia, che fa venire vivi in Italia da tutto il mondo, quindi l'abilità di sfruttare il cinema, nell'abilità nel potenziarlo sempre al fine di fare propaganda, di controllare i cittadini. All'epoca il Festival di Cannes in Francia non esisteva, non è come adesso che il Festival di Cannes in Francia è più importante di quello di Venezia. Il festival di gran lunga più importante all'epoca era quello italiano, Festival cinematografico di Venezia. Tutte le star arrivavano lì. Viene fondato l'Istituto Luce. L'Istituto Luce che cosa faceva? Faceva dei documentari di propaganda, sono molto importanti, ancora adesso si vedono su YouTube, sono stati pubblicati gratuitamente sul sito dell'istituto. L'Istituto Luce faceva dei documentari di propaganda, dei documentari. Ovviamente in questi documentari si fa vedere, se ne vedete qualcuno, è un po' da ridere, se non ci fosse da piangere, si fa vedere che in Italia va tutto bene, che le folle adorano e applaudono il duce, lo accolgono nei suoi comizi, che l'Italia è il paese più forte del mondo. Una propaganda continua e nazionalistica, ottimistica, con notizie completamente false, questi documentari, per alimentare il consenso della popolazione. Questi documentari dove vengono proiettati? La televisione non c'era, attenzione, la televisione, anche se era stata inventata prima, inizia a essere utilizzata nelle case solo dopo la seconda guerra mondiale, però c'era appunto il cinema. Succede che prima di vedere il film c'erano 10 o 20 minuti prima dell'inizio del film dove veniva proiettato il cinegiornale luce. Cinegiornale luce al posto del telegiornale, ogni giorno in tutti i cinema d'Italia, prima del film che uno sceglieva di vedere, c'era il cinegiornale, 10-20 minuti di documentari faziosi
che indottrinavano gli italiani e nascondevano notizie, realizzati dall'Istituto Luce. Viene creata l'EIAR, che sarà poi alla base della RAI. L'EIAR è l'ente di Stato che controlla la radio. Come Hitler, Mussolini non si fa sfuggire la possibilità di utilizzare la radio come strumento di propaganda, però gli riesce meno di Hitler, perché gli italiani erano poveri e quindi pochi riescono ad acquistare la radio. Molti vanno dai vicini, vanno a casa dei parenti più ricchi per ascoltare la radio, mentre Hitler in Germania riuscì a dotare di una radio tutte le famiglie. La radio faceva propaganda, c'erano ovviamente i notiziari radio che facevano propaganda a favore di Mussolini, che indottrinavano continuamente con notizie completamente false. Le canzoni, attenzione, Mussolini usava le canzonette, le canzoni popolari, per avere consenso, canzoni di lode al duce, canzoni di propaganda, esistono sin dall'inizio del fascismo, sin da prima che Mussolini avesse preso il potere. Sono canzoni di propaganda, a volte un po' truci, come la famosa "me ne frego", c'è un ritornello, poi c'è il fascista che all'improvviso urla "me ne frego", che è un tipico slogan fascista. Oppure vi erano altre canzoni, "Faccetta nera", "Bella Bissina", canzoni anche razziste, di propaganda fascista, che spingevano alla guerra. Però è anche vero che alla radio, attenzione, Mussolini permetteva che venissero diffuse canzonette di vario tipo popolari, con personaggi, cantanti famosi, che divennero famosi, molto popolari. Molte di queste canzoni, che passavano il vaglio della cultura fascista, della censura fascista, sono state interpretate come una sottile satira del fascismo. Per esempio c'è la famosa "Papaveri e papere", non so se l'avete mai sentito il motivetto accattivante di "Papaveri e papere", motivetto orecchiabile. I papaveri, sapete cosa significa i papaveri? Nella canzone sono i fiori, però papavero significa anche un personaggio di potere, no? I papaveri, gli alti papaveri. Qualcuno diceva, non sono i fiori, sono i gerarchi fascisti, su cui si faceva un po' di ironia, un po' di satira, come la canzone "Pippo non lo sa", Pippo non lo sa. Secondo molti questo Pippo che veniva preso in giro nella canzone era Mussolini. Mussolini non si accorgeva di queste cose, sì che se ne accorgeva, ma lasciava fare. Cioè, era talmente furbo da permettere che ci fosse un'ironia. Così come, vedete, nel nazismo in Germania non sarebbe mai potuto capitare una cosa del genere. Mussolini lasciava degli spazi, sia pure nascosti, di satira e di pettegolezzo. Anche questo rafforzava il suo regime, il fatto che la gente ironizzasse a volte su di lui, ma a volte sui gerarchi. Alcuni erano odiati, c'erano barzellette, nascevano delle storie contro certi ministri fascisti. A Mussolini andava bene che il popolo potesse, solo tra le chiacchiere, criticare i personaggi del regime. Il culto della personalità, ecco, questa è un'altra cosa che accomuna aspetti del fascismo, del nazismo e del comunismo sovietico. Culto della personalità. Abbiamo visto come Mussolini alimenti il culto di se stesso. Ricordate la battaglia del grano? Si faceva riprendere a torso nudo, alimentava le voci di essere un sex symbol, di conquistare molte donne. Dovunque in Italia c'erano ritratti a volte giganteschi, a volte futuristici, non realistici, di Mussolini. Mussolini con il mascellone, Mussolini con la virile testa calva, l'immagine di Mussolini, del suo volto, la sua mascella volitiva, il suo piglio oratorio, erano rappresentati dovunque, a volte con gigantografie, con cartelli immensi in cui c'era solo la faccia di Mussolini. L'immagine di Mussolini era dovunque, così come la sua venerazione, la sua esaltazione, le poesie dedicate a lui. Quindi la propaganda è la censura del regime fascista attraverso le veline, il Minkulpop, la censura, il controllo dei mezzi di comunicazione di massa. Non parliamo dell'editoria,
non potevano certo essere pubblicati libri che fossero non graditi al fascismo. Penso di aver detto le cose più importanti, non so se ho dimenticato qualcosa, però questo è. Abbiamo concluso anche questa video lezione, vi ringrazio per queste video lezioni sono molto lunghe, ma io cerco di fornire un livello accettabile di approfondimento, quindi io per l'ennesima volta ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi magari dall'inizio alla fine di questa ennesima video lezione. Continuiamo con il fascismo la prossima volta, vediamo la politica estera, l'arco della politica estera che muta profondamente da parte del regime fascista, dall'inizio del potere fascista fino all'alleanza con Hitler. Continuate a seguirmi, continuate a seguire questo ciclo di video lezioni sul fascismo in Italia. Arrivederci, grazie a tutti.